Introduzione all'elettromagnetismo in ferrovia. In ferrovia esistono due tipi di azionamenti a corrente continua ed un azionamento a corrente alternata. In effetti ci sono 3 azionamenti. Corrente continua ad esclusione reostatica, corrente continua ad alimentazione chopper e corrente alternata con motore asincrono trifase. I motori a corrente continua ed anche quelli a corrente alternata sfruttano le proprietà dell'elettromagnetismo. Ed ecco la natura di questo primo video di questa playlist. Prima di andare avanti però e spiegare un po' più nel dettaglio i vari azionamenti, abbiamo bisogno di ripassare qualcosina per far sì che capiate, comprendiate i concetti. In descrizione c'è tutto. Parleremo di elettromagnetismo, magnetismo e conduttori. E non vi spaventate, sono solo dei piccoli accenni. Sarò breve, pratico, conciso ed ovviamente non potrò spiegare tutto. È un piccolo sunto, una sintesi che però è ottima per fungere da base per la comprensione. Quindi, orecchie aperte, gli occhi no, non c'è bisogno. Carta e penna o telefono e partiamo. Che cos'è l'elettromagnetismo? L'elettromagnetismo è la branca della fisica classica che studia l'interazione elettromagnetica e costituisce una teoria fondamentale che ha permesso di spiegare fenomeni naturali come l'elettricità, il magnetismo stesso e la luce. E rappresenta il primo vero esempio di unificazione di due diverse forze. Nel dettaglio quella elettrica e quella magnetica. Proviamo a spiegarlo in termini un pochino più pratici. L'elettromagnetismo rappresenta la corrente che, attraversando un oggetto, un elemento in ferro, lo rende magnetico. Lo rende magnetico perché produce in esso una polarità. Nel momento in cui viene interrotto il passaggio della corrente attraverso l'elemento in ferro, quest'ultimo perde completamente tutte le caratteristiche magnetiche acquisite, perde di fatto i suoi superpoteri e torna ad essere un semplice pezzo di ferro. Questo significa che quando all'interno di un conduttore, per ciò che ci riguarda intendiamo conduttore quei materiali ferrosi, metallici, elementi in ferro, all'interno dei quali gli elettroni possono muoversi liberamente. Dicevamo, quando all'interno di un conduttore viene fatta, scorrere corrente dal polo positivo al polo negativo, si produce un campo magnetico perpendicolare al verso di scorrimento della corrente e la cui intensità è proporzionale all'intensità della corrente. Maggiore è la corrente fatta scorrere all'interno del conduttore e più intenso sarà il campo magnetico che si produrrà. Due precisazioni. Dire che scorre corrente non è proprio esatto, cioè la corrente non è che scorre come l'acqua. All'interno dei materiali detti conduttori, gli elettroni, le particelle elementari leggere dotate di carica elettrica negativa che orbitano intorno al nucleo dell'atomo, a sua volta composto da protoni e neutroni, se soggetti ad una spinta, una tensione, si muovono. Ed è proprio questo movimento di elettroni che determina il passaggio della corrente. Ne parleremo approfonditamente in un altro contenuto specifico, per ora basta questo. Seconda precisazione, si chiamano conduttori tutti quei materiali, metalli, acqua e sì, anche il corpo umano, all'interno dei quali gli elettroni, sottoposti ad una certa spinta, una tensione, si muovono liberamente. Si chiamano isolanti quei materiali tipo plastica, lana di vetro, pietra pomice, non quella pomice, i cui elettroni sono fortemente legati ai nuclei degli atomi. Anche di questo ne parleremo, non del pomice. Quello fate da soli. Tornando a noi, è molto importante tenere a mente che il campo elettrico e quello magnetico sono profondamente interconnessi, nel senso che ogni propagazione di un campo elettrico è accompagnata per forza sempre da un campo magnetico. In seguito all'accelerazione di cariche elettriche si producono quindi le onde elettromagnetiche. Con carica elettrica si intende una proprietà della materia di natura atomica che ha la capacità di generare forze elettriche attrattive o repulsive nell'interazione tra i corpi. L'induttore quindi, se percorso da una corrente, genera un campo magnetico e l'indotto, che di fatto gira, si mette a ruotare quando è attraversato dal campo magnetico. Passo indietro. Sappiamo che un filo conduttore percorso da una corrente elettrica costante
genera un campo magnetico. Bene, questo è appurato. Ma chi è lo scopritore? Il fisico danese Hans Christian Ørsted, che per una vera e propria botta di lo scoprì con un famoso esperimento. L'esperimento lo troverete su un altro video, ora non ci dilunghiamo. Da questo esperimento concluse che un conduttore percorso da cariche elettriche in movimento genera nello spazio circostante un campo magnetico. Se mettiamo all'interno di questo campo magnetico un indotto, questo si muove per effetto del campo magnetico. In poche parole, il campo magnetico mette in movimento gli elettroni. 1821, Michael Faraday inventa la prima macchina elettromagnetica rotante conosciuta. Consisteva in un filo conduttore bloccato verticalmente all'estremità superiore che aveva all'estremità inferiore immersa in un piatto contenente mercurio. Un magnete circolare era sistemato al centro del piatto. Se faceva scorrere nel filo una corrente elettrica, questo ruotava attorno al magnete, mostrando che la corrente generava un campo magnetico intorno al filo. Bene, se questo contenuto ti è stato utile ed ora sai, o meglio capisci un po' di più di questo mondo, sei pronto per lo step successivo, gli azionamenti. Fammi sapere nei commenti che cosa ne pensi, o se hai qualche dubbio, qualche perplessità, qualche domanda. Nel frattempo, ci vediamo dall'altra parte.